Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel nuovo episodio di Let's Talk with Piera, la cassiera più stravagante del web. La scorsa settimana abbiamo parlato delle 5 cose che i commessi non sopportano dei clienti. In questo episodio analizzeremo l'altra faccia della medaglia. Infatti vi ho chiesto su Instagram cosa fossero le cose che non sopportate dei commessi quando i clienti siete voi. Perché se è vero che nella nostra vita lavorativa rivestiamo il ruolo del commesso, capita anche a noi di essere clienti e spesso siamo anche più critici dei clienti normali. Dalle risposte che mi avete dato alla domanda che vi ho fatto qualche giorno fa, la cosa che maggiormente dà fastidio dei commessi è quanto questi ultimi possano essere pressanti una volta che si mette piede in negozio. Questo accade soprattutto nei negozi di abbigliamento o make-up, o almeno a me è capitato principalmente lì. Non so se anche a voi capita di entrare in un negozio e voler fare solo un giro ed essere seguita da una persona che non mi lascia libera di girare tra gli scaffali affogando nella mia indecisione sull'acquisto non è sempre piacevole. Quindi una delle cose che i clienti non sopportano dei commessi è l'invadenza. C'è però da spezzare una lancia in favore dei commessi, infatti questi ultimi spesso sono tra virgolette costretti, sempre tra virgolette, a seguire il cliente durante la fase d'acquisto per politiche aziendali e via discorrendo. Un'altra cosa davvero fastidiosa è quando i commessi parlano tra di loro e tu stai lì in disparte aspettando che ti dicano dove si trova, che ne so, lo zucchero. È vero che spesso tra colleghi si parla di cose di lavoro, ma qualche volta gli argomenti non sono solo quelli. Ve lo dico perché è capitato anche a me di assistere alle casse ad un comizio su quanto il ragazzo di una fosse un poco di buono e di come l'altra le desse dei consigli. Vi dico solo che mancava la sigla di forum e sarebbe stato un quadro perfetto. Quindi, quando un cliente è davanti a voi è sempre meglio evitare di ignorarlo. Piuttosto, che ne so, ci si blocca un attimo, si risolve il dilemma del cliente. Sì, è la scelta migliore da fare. Quindi, la seconda cosa che i clienti non sopportano dei commessi è quando questi ultimi parlano tra di loro ignorandoli completamente. L'ultima cosa, ma non meno importante, è quando i commessi non salutano e sono scontrosi. Come sapete sono una commessa da più di 12 anni e so bene quali sono i problemi che ha il nostro lavoro, quanto siano difficili le nostre giornate e stressanti i periodi lavorativi più intensi come quello che stiamo affrontando in questi giorni, ma in realtà tutti i giorni dell'anno quindi. So anche che i rapporti con datori di lavoro e colleghi non sono sempre ottimali e che lasciare la vita privata e tutti i suoi problemi a casa e non portarli al lavoro non è sempre facile. Però se pensiamo a quanto dia fastidio a noi non essere salutati o avere a che fare con clienti arrabbiati e maleducati, ecco, non credete che questo avvenga anche dall'altra parte? Spesso capita di fare di tutta l'erba un fascio e quindi prendiamo per scontato che tutti i clienti e commessi siano uguali. Invece questo non è vero. Essere gentili e cortesi è una questione che va al di là del mestiere che svolgiamo, è un requisito umano ed è legittimo pretenderlo, ma obbligatorio darlo. Anche se difficile, sforziamoci ad essere gentili, che noi siamo commessi o clienti non importa. E voi cosa ne pensate dell'argomento? Lasciatemi un commento qui sotto, raccontatemi le vostre esperienze. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e Facebook, vi lascio il link sotto in descrizione e di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto. Un vostro riscontro per me è molto importante, così posso capire cosa vi piace e cosa no, in modo da capire in che direzione andare. Quindi scrivetemi, mandatemi messaggi, datemi consigli, mandatemi le vostre esperienze. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi abbia in qualche modo intrattenuto. Io vi saluto e ci vediamo, anzi, meglio dire, ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!